Oggi parliamo dei diversi tipi di cottura e come questi vanno ad influenzare i tuoi alimenti. Il modo in cui andiamo a cucinare i nostri alimenti influisce molto di più di quanto pensiamo sulla loro qualità nutrizionale. Non cambia solo il sapore, ma anche le vitamine, i sali minerali, le fibre, la risposta metabolica e la digeribilità. In questo video voglio parlarti dei principali metodi di cottura e di come questi possono andare ad influenzare i nostri alimenti, sia nel bene che nel male ovviamente. Ci sono vari tipi di modalità di cotture, microonde, forno, bollitura, adesso li vediamo insieme. Partiamo dal microonde. È spesso visto con diffidenza, però se viene usato correttamente permette tempi di cottura brevi e una buona conservazione delle vitamine, soprattutto rispetto alla bollitura. Il limite a cosa può essere legato? Ad esempio all'uso dei contenitori non adatti e può seccare alcuni alimenti se questi vengono cotti troppo a lungo, se non sono gestiti bene sostanzialmente. Passiamo poi alla cottura al forno. Consente di cuocere grandi quantità di alimenti e ne esalta il sapore. Però le temperature elevate e prolungate cosa fanno? Vanno a ridurre tutte quelle vitamine che sono sensibili al calore e quindi d'altra parte vanno a favorire l'ossidazione dei grassi. Se andiamo ad esagerare eccessivamente con il calore si possono formare sostanze che non ci piacciono tanto. Poi abbiamo un'altra modalità di cottura, ovvero la cottura in padella. Si tratta di una cottura abbastanza rapida e, se viene fatta bene, ci permette anche di andare a preservare molti nutrienti. Qual è il punto critico di una cottura in padella? È il tipo di grasso che viene usato e la temperatura, che può andare a superare il punto di fumo e peggiora la qualità del nostro piatto e di conseguenza anche la sua digeribilità. Per quanto riguarda la bollitura è semplice, utile in alcune situazioni, però d'altra parte ci porta a perdere tantissime vitamine idrosolubili, anche minerali ci porta a perdere, che vanno a finire nell'acqua di cottura che poi noi andiamo a buttare solitamente. Quindi diciamo che quando è possibile è meglio preferire cotture più delicate e, se possibile, riutilizzare quell'acqua. Se ad esempio facciamo una crema, possiamo utilizzare quell'acqua per fare il brodo. Un capitolo a parte riguarda un alimento che noi italiani amiamo tantissimo, ovvero la pasta. La pasta al dente, ad esempio, ha un impatto glicemico più basso e viene digerita più lentamente. La pasta stracotta, invece, ad esempio, ha un amido più disponibile, aumenta rapidamente la glicemia e va a stimolare maggiormente l'insulina. Quando la pasta viene raffreddata, come ad esempio le classiche insalate di pasta che si fanno nei periodi estivi, parte di quell'amido diventa resistente con un effetto metabolico diverso e spesso anche più favorevole per l'intestino. Anche riscaldare una pasta precedentemente raffreddata non la rende identica a una pasta appena cotta. La pasta non cambia soltanto in base al tipo o alla quantità che noi mangiamo, ma cambia anche in base a come la cuociamo. La modalità di cottura influisce su digeribilità, indice glicemico e risposta metabolica. La cottura tradizionale, quindi acqua bollente e fuoco acceso, rende l'amido più disponibile. Questo porta a una digestione più rapida e un aumento più veloce della glicemia. È una cottura semplice e pratica che tutti utilizziamo principalmente. Però se la pasta viene stracotta, l'impatto metabolico sarà più alto. La pasta al dente, quindi quando andiamo a cuocerla un po' meno rispetto ai tempi riportata sulla confezione, mantiene una struttura dell'amido più compatta. Questo cosa fa? Mi rallenta la digestione e abbassa la risposta glicemica. È in genere più saziante, meglio tollerata per chi ha problemi di glicemia o resistenza all'insulina. Poi abbiamo anche la cottura a fuoco spento, in cui si spegne il fornello e si lascia la pasta nell'acqua calda con il coperchio. Porta a una gelatinizzazione più graduale del nostro amido. Qual è il risultato? Una pasta spesso più digeribile, meno aggressiva sulla glicemia e una consistenza più uniforme. Richiede però attenzione ai tempi, giustamente, perché se la lasciamo troppo tempo nell'acqua, anche a fuoco lento, poi si stracuoce. La pasta raffreddata, come ti dicevo prima, quella che usiamo ad esempio per le insalate, subisce un cambiamento strutturale nell'amido. Parte dell'amido diventa amido resistente. Viene digerito
più lentamente e andrà ad avere un impatto glicemico più basso. Spesso è più saziante e può essere anche tollerata meglio a livello intestinale. Invece per quello che riguarda la pasta cotta, raffreddata, poi riscaldata, diciamo che mantiene parte dell'amido resistente. Esiste poi anche la cottura per assorbimento, dove l'acqua viene completamente assorbita dalla nostra pasta. Questo metodo cosa fa? Concentra l'amido e va a rendere la pasta, diciamo, più energetica, però meno adatta per chi deve andare a controllare la glicemia. In sintesi, la stessa pasta può avere diversi effetti sul corpo e sono legati anche ai diversi metodi di cottura. Scegliere come cuocerla è una strategia semplice per adattarla meglio alle nostre esigenze, senza rinunce. Piccoli dettagli in cucina ripetuti ogni giorno cosa fanno? Fanno una grande differenza nel tempo. Questo cosa significa? Che lo stesso alimento può andare ad avere degli effetti diversi in base a come questo viene cucinato. Non esiste una cottura assolutamente giusta e una cottura assolutamente sbagliata. Ogni modo, ogni modalità ha i suoi pro e i suoi contro. Va scelta in base al tipo di alimento, in base alla frequenza del consumo, alla digestione personale e agli obiettivi che ognuno di noi ha per la propria salute. Capire questi meccanismi cosa fa? Permette di andare a migliorare quella che è la nostra alimentazione senza stravolgere cosa mangiamo, ma semplicemente come andiamo a preparare il nostro alimento. Se questo video ti è stato utile, se ti ho dato delle informazioni nuove, se semplicemente ti sono simpatica, ti invito a iscriverti al mio canale e lasciare un like, in modo tale da avere altri contenuti su nutrizione e salute.